Shh, fate piano, che la Cree non sa che sto postando questo video. Dovete sapere che lei non voleva metterlo online perché è sui Kew Garden illuminati per il Natale e visto che le feste sono finite, a suo parere avremmo dovuto tenerci i filmati in caldo per il prossimo anno. Ma io non resisto, sono troppo belle queste immagini per tenerle in un cassetto. Ecco quindi a voi una bella panoramica di queste meravigliose installazioni luminose e, mi raccomando, acqua in bocca. Sigla. Proprio durante il Natale 2022, i Kew Garden hanno festeggiato il 10° anniversario dell'evento noto come Christmas at Kew. In pratica, questo immenso parco, a pochi chilometri dal centro di Londra, durante il periodo delle feste, viene illuminato da installazioni artistiche che accompagnano i visitatori lungo un percorso ad anello. Per aumentare la magia, noi lo abbiamo visitato col buio. La creazione di questi giardini è storicamente attribuita alla principessa del Galles Augusta di Sassonia-Gotha-Altenburg, perché era lei la proprietaria quando, nel 1772, due grosse proprietà furono fuse in una sola. La principessa Augusta era la vedova di Federico Luigi di Hannover, che in vita aveva già dimostrato grande interesse per questo parco. Purtroppo il Federico morì prima di salire al trono e, pensate un po', fu l'ultimo principe di Galles a non diventare re a causa della propria morte. Pure il Carlo III ci è riuscito ad arrivare al trono, anche se tutto il mondo è ancora incredulo davanti a questo fatto, perché ormai non ci credeva più nessuno. Il Federico comunque morì male, anche se di preciso nessuno ha ben capito come. Ti dico che è stato colpito da una palla da cricket. Lui era un maniaco del cricket. No, ti sbagli. Era una palla da tennis. Ma cosa dite? Manco ci giocava a tennis. Mi ha detto mio cugino che ha preso una polmonite stando sotto l'acqua a guardare i giardinieri. L'unica cosa certa rimane che lui tirò le cuoia e sua moglie si prese il merito di aver creato i Kew Garden, dove, in suo onore, un celebre architetto del tempo, tale William Chamber, costruì una grande pagoda, uno dei pochissimi esempi di cineserie di questo tipo rimasti al mondo. Pensate che la pagoda è stata recentemente ristrutturata e adesso tutti i suoi 80 draghi sembrano quasi nuovi. La pagoda però non è il simbolo dei Kew Garden, perché tale onore spetta alla Palm House, la grande serra costruita tra il 1844 e il 1848, completamente in ferro battuto e vetro. Al tempo della costruzione, però, il suo aspetto era un po' diverso, perché la struttura e pure i vetri erano dipinti di verde, poiché al tempo si pensava che questo espediente favorisse la crescita delle piante. Per mantenere calda questa enorme serra erano presenti grandi caldaie. Il carbone arrivava attraverso dei tunnel sotterranei e gli stessi venivano usati anche per deviare i fumi di combustione. Perché? Per non imbruttire l'estetica della serra con dei camini. Il fumo veniva fatto uscire più lontano attraverso un finto campanile all'italiana.
Un'altra curiosità di questo posto sono le bestie della regina, che si trovano davanti alla Palm House, ovvero 10 statue che raffigurano animali araldici, ognuno dei quali porta uno stemma per commemorare l'ascendenza di Elisabetta II. Ma le bestie che si possono vedere oggi al Kew Garden non sono quelle originali create per l'incoronazione della regina, ma sono invece copie in pietra che raffigurano rispettivamente il leone d'Inghilterra, il levriero bianco di Richmond, la centicora di Beaufort. Non sapete cos'è una centicora? Tranquilli, pure io ci ho dovuto guardare. È un animale mitologico che sembra una capra, ma con macchie da leopardo dorate e grosse corna che può muovere in direzioni diverse. Ci sono poi il drago rosso del Galles, il cavallo bianco di Hannover, il leone bianco di Mortimer, l'unicorno della Scozia, il grifone di Edoardo III, il toro nero di Clarence e il falco dei Plantageneti. Animali fantastici e dove trovarli, insomma. Ma gli aneddoti sul Kew Garden non finiscono qui. Nel 1985 Sir David Attenborough ha sepolto al suo interno una capsula del tempo. Questo David è per gli inglesi quello che per gli italiani è stato Piero Angela, e nella capsula del tempo che ha sepolto durante la costruzione delle serre dette Princess of Wales Conservatory sono contenuti semi di piante a rischio di estinzione e altre cose. Ci sarebbe ancora moltissimo da dire sui Kew Garden, ma visto che la nostra è stata una visita notturna, lasceremo le altre storie per la prossima volta. Allora, avete deciso quale installazione vi è piaciuta di più? La Cree ha adorato i papaveri volanti e io la notte stellata. Mi raccomando, fateci sapere nei commenti quali sono le vostre preferite e fate anche quelle cose che vi chiediamo sempre, il mi piace, la condivisione, l'iscrivervi al canale. Ma io devo andare perché se mi scopre son fregato. Merda. Sì, amore? Beh, ma me lo hai fatto di nascosto che ti avevo detto di non farlo? Sei un infame, te e il gatto nero, tutti e due.